Benvenuti nel video dedicati ai cinturini. Prendo come esempio un pantalone base, non utilizzo un modello già esistente, ma partiamo da zero, creo per sottotipo, mi trovo davanti alla pagina misure. Voi dovete inserire le vostre misure. Io lascio questi valori perché il video è dedicato ai cinturini, mi interessa farvi vedere questo aspetto del programma. Viene visualizzato, in questo caso noi abbiamo un modello che ha sia le pants che no. Vengono visualizzate le possibilità che voi avete. Gestione parti. Anche qui sulla struttura d'albero troviamo il davanti base, quindi senza le pants, il davanti con pants, dietro base e dietro con pants. Prendiamo il davanti base. Vado a selezionare cinturini, però voglio fare il cinturino sul davanti pants. Seleziono, mi trovo davanti alla pagina che mi dà la possibilità di inserire i cinturini. Alla mia destra ho la finestra grafica. Dovete prestare attenzione perché dovete selezionare voi le parti che vi interessano dove volete applicare il cinturino. In questo caso mi fa vedere il davanti base e il dietro base. Io però vorrei il davanti con le pants e il dietro con le pants. Vado qui dove c'è scritto, davanti, apro, seleziono davanti pants, qui dove c'è scritto dietro, che mi propone il dietro base, apro e seleziono il dietro con le pants. Ed ecco qua che ho le mie 2 parti che mi interessano. Vado a modificare il nome, perché ve ne faccio vedere più di uno. Quindi lo chiamo cinturino 1. Per quanto riguarda il tipo di cinturino, io ho la possibilità di sceglierlo rettangolare oppure in forma. La grande differenza che c'è tra questi 2 cinturini è che il cinturino rettangolare è addizionale, cioè viene aggiunto sopra la vita, mentre il cinturino in forma viene ricavato dal cartamodello, quindi l'altezza della vita rimane quella e viene, costruito utilizzando questa parte del modello. Poi vi faccio vedere. Iniziamo con il rettangolare. Rettangolare io ho la possibilità di realizzarlo in parti separate oppure ho tutte queste possibilità. Il primo lo facciamo in parti separate. L'altezza del cinturino mi indica 4 centimetri, facciamolo di 3 centimetri. Il sormonto sul centro davanti 2,5 centimetri e poi vado a cliccare su aggiungi nuovo cinturino ed ecco qua che è comparso il cinturino e sul mio modello mi viene anche visualizzata. La cosa molto interessante è che vi fa vedere il cinturino più corto dei pantaloni, della vita dei pantaloni, perché va a sottrarre già la pants. Abbiamo il cinturino davanti con il sormonto e il cinturino dietro, quindi abbiamo in parti separate. Ora ve ne faccio vedere altri, lo chiamiamo 2 e sempre cinturino rettangolare, però invece parti separate, facciamo la seconda che è cinturino intero. Avete visto che è diventato grigio e faccio clicco su aggiungi nuovo cinturino. Ed ecco qua il mio cinturino intero. Vedete che è molto grande perché è tutta la circonferenza della mia vita, quindi sarà il davanti e il dietro per 2. Ho anche la possibilità, qui in basso, dove c'è scritto ruota di 90 gradi le parti generate per risparmio stoffa, perché se sulla stoffa vedete che volete utilizzare, appoggiare il cartamodello in verticale invece che orizzontale, utilizzando, il dritto filo dell'ordito, non fate altro che cliccare e applica modifiche al cinturino selezionato in lista, che è selezionato il 2, ed ecco qua che ve lo trovate in verticale.
Andiamo a costruire un altro cinturino, lo chiamiamo 3, lasciamo sempre rettangolare, però questa volta voglio che per taglio su piegastoffa, questo scusate, per taglio su piegastoffa con sormonto sul centro davanti. Clicco, lo lasciamo sempre alto 3 centimetri e aggiungo cinturino. Qui lo mettiamo in orizzontale ed ecco qua. Ho metà cinturino, quindi ho la somma del davanti e del dietro, questo sarebbe il centro dietro, questa parte, e qui ho il sormonto del centro davanti, quindi ho metà cinturino. I cinturini rettangolari, quando io decido l'altezza, me lo costruisce già il doppio, quindi ho 3 e 3,6 centimetri. La tratteggiata in mezzo è la piega che poi avrò io del cinturino. Ora ve ne faccio vedere un altro, lo chiamiamo 4. Andiamo a cambiare il tipo, invece di rettangolare lo facciamo in forma. Quando vado a selezionare il tipo forma, devo anche inserire altri due valori. Oltre all'altezza del cinturino nel centro davanti, ho altezza cinturino fianchi e altezza cinturino centro dietro, perché io potrei volerlo asimmetrico. In questo caso facciamolo alto 5 centimetri su tutti e tre i valori. Sormonto del centro davanti lo lasciamo 2,5 e vado a cliccare aggiungi nuovo cinturino. Fate attenzione, prima il rettangolare era verso l'alto, adesso vedrete che va verso il basso. Aggiungi nuovo cinturino. Ecco qua. Avete visto che la vita è rimasta alla stessa altezza, è il cinturino che viene costruito verso il basso. E anche il cinturino in forma è più corto perché viene sottratta la ripresa che poi si chiuderà. Per quanto riguarda il tipo, non avevo selezionato, l'avevo lasciato per taglio su piegastoffa con sormonto sul centro davanti, perciò questo è il centro dietro. Un'altra cosa che si può fare al cinturino è questo: addolcisci angolo congiunzione. Questo angolo qui, il programma ve lo propone al 50%, molto bello è anche al 30%, quindi questo angolo si chiude. Facciamo, in questo caso, applica modifiche, ecco qua, perché rimane più aderente, diciamo, alla figura. Volevo farvi vedere anche la possibilità del cinturino in forma, che ci sono queste altre possibilità, quindi parti separate e via dicendo. Voglio farvi vedere cosa succede nella gestione parti. Vado a cancellare, beh, vi rifaccio vedere un riassunto. Abbiamo il cinturino rettangolare in parti separate, il cinturino rettangolare intero e il cinturino rettangolare metà. Il 4 invece è il cinturino in forma, metà cinturino in forma. Vado ad eliminare i primi. Okay. Adesso io ho il numero 4. Fate attenzione, vedete che è tutto in grigio, vuol dire che non è applicato, è disabilitato. Quindi devo fare applica modifiche e adesso che è tornato qui il viola più scuro e il verde, ho il cinturino fatto, abilitato. Faccio conferma e mi trovo nella gestione parti. Nella gestione parti adesso, oltre alle parti, che avevo prima, trovo anche il davanti cinturino, quindi il davanti che ho tolto la parte del cinturino in forma e il cinturino in forma e anche il dietro portato via il cinturino. Quindi dovete prestare attenzione che se adesso nelle fasi successive volete portarvi avanti il davanti, il dietro,
quello ottenuto col cinturino in forma e il cinturino in forma, dovete disabilitare le altre parti, anche per fare un certo ordine. Cosa devo fare? Allora, il davanti base vado a togliere la spunta, nella finestra grafica vedete che mi rimane solamente il contorno, facciamo modifica così si vede più grande. Anche il davanti con le pens vado a disabilitarlo perché non lo porto avanti nelle altre fasi. Mentre mi tengo il davanti pens cinturino 4, noterete e si vede che c'è la vita bassa dalla pens più piccolina. Okay, quindi questo lo tengo, il cinturino anche, il dietro base vado a disabilitare e anche il davanti con pens vado a disabilitarlo. Mi raccomando, perché non potete utilizzare ad esempio il dietro con le pens con un cinturino in forma, perché vi trovate la vita diversa. Per fare ulteriore pulizia e quindi andare a, togliere dalla vista le parti che ho disabilitato, posso andare a selezionare "Mostra solo parti non oscurate" ed ecco qua che ho le, parti del modello che mi interessano portare avanti nelle fasi successive. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!